Flova è una suite con cui generare video con intelligenza artificiale, ma anche audio, ritoccare immagini, crearle, creare voci narranti, tutto. Per questo video, come esempio, utilizzerò delle immagini di un render di un concept di yacht di 10 anni fa. E sono poche immagini, e da quelle immagini, che poi recentemente avevo rinfrescato con ChatGPT, creeremo un intero video. Creeremo le parti mancanti, la colonna sonora e tutto quanto, in maniera assolutamente straordinaria, utilizzando appunto queste immagini vecchie di repertorio. E partiamo subito con un esempio pratico, caricando 3 immagini, di cui 2 disegni stilizzati che avevo realizzato in precedenza con ChatGPT. Li metto in sequenza e gli chiedo semplicemente di crearmi una sequenza animata di transizione. Quindi in pochissimi secondi mi elabora la richiesta, e qui posso vedere sulla destra tutti i passaggi, e il risultato è assolutamente straordinario in pochi secondi. Ora vediamo, appena finito, qui mi fa un report e qui il risultato finale, che è ottimo, voglio dire. Ora gli chiederò di modificare, di migliorare questa immagine, mantenere la struttura esatta ma migliorarla dal punto di vista estetico e qualitativo. In questo caso, ecco qui che sta facendo tutti i suoi ragionamenti. Il risultato finale sarà realizzato con Nano Banana Pro, ma a seconda delle richieste può usare agenti diversi. In questo caso il risultato è molto più realistico prima e dopo, molto più realistico, molto più bello sotto ogni punto di vista. Qui faccio la stessa cosa, ma lui opta per usare Seedream 5. L'immagine è nettamente migliore, più bella, ma c'è un errore lì sulla prua dell'imbarcazione, dove non ha messo un pezzettino. Quel pezzettino lì poco male, lo correggeremo, però ecco, bisogna starci attenti anche a quello. Andando avanti, gli facciamo fare un'altra cosa, sempre dalla stessa immagine. Ora voglio che ricavi solo il logo Acus in metallo, e me lo fa senza problemi, e benissimo. A questo punto gli dico: guarda, voglio che me lo animi in maniera, diciamo così, top dal punto di vista marketing, e semplicemente mi genera questo video in pochissimi passaggi. Tac, semplicissimo e ottimo. Sempre in pochi passaggi gli possiamo dire, partendo da questa immagine, di fare una scena di navigazione in mare, quindi con la simulazione dei fluidi eccetera eccetera, e in pochissimo tempo realizza una scena assolutamente realistica, che ora vedremo qua. Magari c'è un po' troppo rollio dalla barca, però poi basta dirgli e le fa delle correzioni, quindi assolutamente realistica. Mettendo 2 immagini in sequenza gli posso dire: questo è il disegno iniziale, questo è il disegno finale, creami un video di 5 secondi o quanto vogliamo, e in cui si mostra l'uomo mentre disegna, appunto, partendo da un'immagine A a un'immagine B. Questo sempre in pochissimi secondi con Seedance, ed ecco qua il risultato. Ora passiamo a parti ancora più interessanti. Da questa immagine gli dico: ricavami una nuova immagine del varo di questo yacht, ed è talmente intelligente da creare un'immagine assolutamente realistica, che è questa. Sembra vera partendo dall'immagine precedente, è assolutamente fantastico. E al contrario, dall'immagine del varo gli dico: ambientamela in mare. Vedete che qui gli scrive in italiano, sia in inglese che in italiano, capisce benissimo, e il risultato vedremo che è sempre ottimo. Da questa immagine in pochi secondi mi genera lo stesso yacht, però in navigazione, con un'ambientazione, con un effetto wow marketing, che è questa qui, assolutamente fantastica. Ok, abbiamo visto più o meno come funziona in generale. Dopo che ho creato tutte le clip che voglio, gliele passo nella sequenza che voglio io e gli dico: creami un video di 8 secondi con certe caratteristiche seguendo questa
sequenza che ti ho dato. Posso anche dirgli fai come vuoi, inventati tu uno script, scegli tu la soluzione migliore, insomma ci sono varie possibilità. Io in questo caso gli do io una timeline con una sequenza di video, di clip, per avere un senso logico, almeno quello che voglio io. Quindi lui monterà questo video. Gli ho chiesto anche di creare una colonna sonora. Quindi la prima cosa che farà sarà proprio innanzitutto aggiornare lo storyboard, creare il prompt come al solito, il video che deve fare, e come prima cosa crea la colonna sonora. In realtà qui ne crea due, così io posso scegliere se è meglio uno o l'altra. Mi chiederà di ascoltarle per scegliere quella che mi piace di più o rifarla da capo, per esempio. E adesso di seguito ne sentiremo solo un pezzo, tanto per avere un'idea di che cosa ha generato. Naturalmente poi se voglio posso caricare una colonna mia come mi pare. Ora ho disattivato l'audio della musica perché non si sovrapponga la mia voce e si capisca meglio. Comunque io posso scegliere quale mi piace di più, oppure appunto caricare una mia colonna sonora, eccetera eccetera. Quindi dopo questo passaggio, il discorso della colonna sonora, lui procede con il montaggio di tutte le clip che gli ho dato. Sotto vediamo la timeline dove ci sono tutte le clip caricate in sequenza e lui ha creato un video di 67 secondi. Io poi gli posso dire no, lo voglio più lungo, lo voglio più corto, le posso anche modificare manualmente, ma questo è il risultato finale che ha fatto lui da solo, ok? Io non ho fatto assolutamente nulla, ha elaborato tutto lui e non si è limitata a mettere la sequenza di clip, ma le ha anche tagliate in modo che coincidessero con la colonna sonora, quindi ci sono quelle con più respiro, meno respiro, eccetera. Quindi questo è il risultato finale, poi se non mi piace lo posso modificare o meno. Comunque voglio dire, in completa autonomia lui ha elaborato questo video. Quindi in pochissimo tempo, in completa autonomia, mi ha generato una bozza di un video poi che io posso avere come esempio, poi lo posso modificare a seconda se ho delle idee migliori o come mi pare, però è un ottimo risultato. Per esempio il logo finale ce l'ha voluto mettere lui perché gli sembrava meglio dal punto di vista marketing, quindi propone anche delle idee interessanti. Poi rivedendo il risultato posso dire ci sono delle cose che non mi piacciono, quindi queste immagini di interni non mi piacciono, gliele faccio rielaborare e questo è il primo risultato, molto più bello. Poi mancava la prua, gliel'ho fatta aggiungere, fino ad arrivare a questo che è il risultato finale, che è assolutamente fantastico. Quindi lo stesso per la scena del bagno, così è molto meglio l'immagine creata, e poi gli faccio ricavare una nuova clip, che è questa. E lo farò poi per le altre scene che non mi vanno bene fino a ottenere il risultato finale come voglio io. Come vedete posso assolutamente modificare la timeline come mi pare, allungare, accorciare le clip rispetto a quello che ha fatto lui, e praticamente è un video editor senza utilizzare un vero programma di editor, quindi tutto compreso in questa suite che è assolutamente fantastico. E tutto questo con dei costi assolutamente abbordabili, quindi rispetto alla concorrenza che ho provato è veramente un prodotto fantastico che utilizzerò d'ora in poi molto frequentemente.